Oggi video per principianti, semi principianti, con uno spunto interessante anche per chi sa giocare, ma soprattutto noi considereremo il rimbalzo della palla. Il rimbalzo della palla è una condizione necessaria per poter giocare, perché il colpo dipende dalla pallina. Quindi se io non capisco dove rimbalza la palla, oppure cerco la palla con le gambe in modo errato, mi troverò magari la palla addosso o lontana e devo fare un altro movimento per colpirla, per controllarla. Quindi prima cosa, capire immediatamente il rimbalzo della palla. Dal video dove spiegavo come guardare la palla si possono prendere alcune indicazioni per capire prima dove può rimbalzare la palla e che velocità ha. Però a livello principiante è difficile avere queste indicazioni, quindi diciamo che io devo riuscire a capire dove rimbalza la palla e dove devo essere io per colpirla. Per fare questo, dopo alla fine ci sarà anche un'indicazione, un esercizietto da fare per capire meglio questo aspetto. Per fare questo, intanto consideriamo una cosa. Se il maestro lancia una palla con una traiettoria abbastanza rettilinea, ma tanto da superare la rete, e la palla rimbalza sulla riga di metà campo, il secondo rimbalzo, parliamo di una palla gialla, una palla dura, normale, il secondo rimbalzo lo farà sempre sulla riga, oltre la riga di fondo campo. Quindi questa è una cosa da tenere in considerazione, perché molto spesso i giocatori, soprattutto principianti, quando vedono arrivare la palla, corrono verso la palla per paura di non prenderla. E il risultato è che la palla ce l'hanno addosso. Consideriamo un altro aspetto anche. Il punto migliore dove colpire la palla è tra la linea, diciamo, della vita e le ginocchia. Quindi più la palla è alta, quindi che mi arriva alla linea delle spalle, più è difficile colpirla. E quindi, detto questo, vediamo anche in che momento la palla può essere all'altezza della vita. Allora noi abbiamo due opzioni. La palla rimbalza nella parte blu, vedete, il giocatore può avere la palla all'altezza giusta nella fase 1, quindi appena dopo il rimbalzo, oppure può avere la stessa palla all'altezza giusta nella fase 2, quindi stando più lontano dal rimbalzo, quando la palla sta cadendo di nuovo per fare il secondo rimbalzo. Quindi la cosa migliore da fare inizialmente è quella di aspettare. Quindi io aspetto tutta la parabola di rimbalzo, calcoliamo una palla che abbia questo tipo di rimbalzo, è chiaro che se arriva una palla che striscia, ma diciamo che una palla per un principiante dovrebbe essere una palla abbastanza lenta, che fa una certa traiettoria, una certa curva. Quindi io faccio scendere in questo caso la palla, ho molto più tempo per prepararmi e posso colpirla. Quindi la paura di non prenderla non ci deve essere, nel senso che io vedo la mia palla che rimbalza abbastanza distante da me, calcolo la curva, la parabola, e colpisco la palla mentre scende. Come abbiamo visto dalla foto prima, questa, se il maestro mi lancia una palla da laggiù e la palla rimbalza sulla riga di metà campo, io per colpire quella palla lì potrei benissimo stare dietro la riga di fondo campo e fare un passo in avanti, magari per mettermi di fianco o comunque per trovare un equilibrio migliore, senza dover correre immediatamente verso la palla. Quale potrebbe essere un esercizietto da fare per capire il rimbalzo? Per capire il rimbalzo e per valutare bene la palla, un esercizio potrebbe essere quello di farsi lanciare delle palline anche a diversa velocità, con diverse traiettorie, e andare nel punto dove fa il secondo rimbalzo. Quindi io vado, anche se non la colpisco, però io comincio a muovermi in relazione alla palla. Quando la palla fa il primo rimbalzo, io devo calcolare la traiettoria e andare esattamente nel punto dove fa il secondo rimbalzo. Così facendo incomincio a capire meglio la velocità che ha la palla e analizzo molto meglio
la posizione anche dove dovrò essere io poi per colpirla. Quindi con questo esercizietto fatto inizialmente magari con delle palle che arrivano sempre uguali e poi anche con delle palle che hanno parabole e velocità diverse. Il mio consiglio per i principianti è di fare una preparazione lineare, quindi una preparazione immediata con la racchetta, in modo da non avere più il pensiero di portare indietro la racchetta. Una volta che la racchetta è indietro, poi l'unico pensiero è quello di andare a colpire la palla. Consideriamo sempre una palla che viene lanciata, diciamo, dall'altra parte del campo. Sicuramente il maestro si metterà a metà campo, quindi vi lancerà una palla più o meno sulla riga di metà campo, voi sarete un pochino più dentro in questo caso al campo e poi potete muovervi liberamente, ma chiaramente con la racchetta già indietro avete già una parte del colpo pronto per andare poi a colpire la palla.